Stefano, Peppe, ciao. Buon pomeriggio ragazzi, buon Ciao. pomeriggio a tutti voi. Ciao, Ciao ciao Peppe. Peppe. Ma prima di parlare di tutto quello che riguarda la partita, eccetera, ti chiedo un pochino le tue sensazioni da bordo campo di questo nuovo Bernabeu e un pochino delle sensazioni della partita da bordo campo. No, guarda, è stata un'emozione indescrivibile tutto, guarda, eravamo lunedì quando siamo arrivati allo stadio con Gianluca, io mi sono un po' emozionato, a quanto a me il calcio provoca emozioni, quando ho messo piede dentro il Bernabeu ho capito che c'era qualcosa di magico, sarà per l'atmosfera, sarà per la bellezza dello stadio, sarà perché l'indomani sarebbe stata la partita più importante, eh, diciamo più di blasone in Europa, ma era lo stadio, l'avete visto anche voi, stupendo, eccezionale. C'era qualcosa già di particolare nelle parole, negli occhi della squadra ieri, l'altro ieri, ce la siamo goduti tutta, dal primo all'ultimo minuto. Io da bordo campo ho visto un'organizzazione clamorosa veramente da parte Real, e gli steward che non si giravano, guardavano solo gli spalti ai gol, alle azioni pericolose. Quando la gente si alzavano anche loro per davvero un controllo minuzioso angolo dopo angolo. E da bordo campo ho visto che chiaramente quella che forse per sbaglio in un'intervista delle tante fatte in post partita ho detto impresa, ma non è un'impresa, è stato un capolavoro, perché le imprese sono quelle là che sei in 10 uomini, loro si fermano su pali e traverse e tu vinci la partita. Ecco un'impresa, no? Stavolta è stato un capolavoro, cioè il Milan ha meritato di vincere e ha vinto. Vai avanti 1-0, ti pareggiano, ed è la classica rimonta che poi Real te la fa finire 4-5-1 e il Milan torna in attacco, parti con la difesa a 5 che poi diventa a 3 e poi diventa nuovamente a 4, cioè camaleontico, tanta euforia ma tanta anche nervosismo e agitazione a bordo campo, tutti correvano. E quando eravamo nel prepartita a bordo campo eravamo con Gianluca e Montolivo e guardavamo gli scatti che faceva Leao, che forse a volte veramente, ma non lo dico in senso negativo, forse queste partite lo stimolano più di altre. Ieri ha fatto l'operaio, cioè, ha fatto il grande giocatore ma ha fatto anche l'operaio, si è messo lì a correre, a rincorrere, decisivo in due gol su tre, ha rischiato di fare un gol che non aveva mai rischiato di fare al Milan in questi anni. Bello, è stato bello tutto, e complimenti al Milan, perché, e soprattutto a Paolo Fonseca, non che io lo voglia difendere perché lo dico da settimane, ma è stato bravo, è stato un signore nell'organizzazione, nell'estraniarsi anche dei momenti di difficoltà che ci sono stati a Milanello, e oggi è la sua grande vittoria. Il Milan 2 partite aveva complicate quest'anno, al di là di come finirà la stagione, e una resterà nella storia della stagione, che è Milan-Inter, e una resterà nella storia del Milan, perché non so se questo Milan avrà un futuro, quello lo dirà il tempo, ma la partita di ieri resterà nella storia di questo club. Peppe, io ti chiedo che cosa ha fatto per te la differenza ieri sera, perché appunto si è parlato tanto di questa partita, ma se dovessi pensare a una cosa principale che ha fatto la differenza, ti chiedo qual è. No, è il coraggio, che il Milan ha avuto coraggio, cioè, sì, credetemi che stare a bordo campo e vedere quegli 80.000, 75.000 col blasone del Real Madrid, con la maglia, la camiseta blanca, ti viene da fare 3 metri indietro, cioè di arretrare, di difenderti. Invece il Milan è stato magnifico ieri, proprio, ma non perché abbia fatto l'opposto, perché ci ha avuto un coraggio pazzesco, e quindi l'hanno preparata di testa bene. La mossa di Musa, che è una mossa, sì, che molti dicono praticamente bella e intelligente, io sono convinto che il Milan avrebbe vinto, non dico anche senza Musa, ma ieri il Milan ero convinto che con qualunque uomo la poteva vincere la partita. Poi secondo me sono stati bravi tatticamente, cioè Musa, Leao, Reinders, Fofana. Il Milan ha sbagliato pochissimo ieri, forse 2 o 3 palloni in fase di transizione. Emerson Royale, che io personalmente non è che ami tantissimo come giocatore, perché mi piacciono più terzini diversi, ma ieri ha fatto quello che doveva fare. Ieri avevano dei compiti, però la cosa incredibile, guarda, lo raccontava perfettamente Montolivo, è che passavano i minuti, magari siete accorti anche voi, e il coraggio aumentava sempre di più e cominciavano a concedersi dei lussi, cioè il Milan si è messo a palleggiare in casa del Reale,
Il Milan si è messo a un certo punto Tomori sul risultato di 2-1, non di 3-1, ha fatto un dribbling al limite dell'area di rigore al signor Mbappé con una finta di corpo, e quello vuol dire hai forza mentale in quel momento. Fuori di polemica davvero, Peppe, ma come te lo spieghi allora questo rendimento che tra il derby e il Real Madrid il Milan ha messo dentro almeno 4 partite, 5 partite, una diversa dall'altra? Io penso che intanto a livello di... Allora, il Milan è una squadra che io ho sempre pensato essere una squadra forte, cioè l'anomalia del Milan è le partite giocate a Monza o le altre partite, la normalità del Milan dovrebbe essere Milan-Lecce, Milan-Venezia, quella roba lì. Io penso che adesso stiamo iniziando a vedere quello che cosa intendeva Fonseca quando diceva voglio un calcio diverso. Io ripeto, non ne abbiamo parlato, ma forse anche fuori onda nei giorni scorsi a Madrid. Cioè, quando il Milan era in difficoltà, Pioli era in difficoltà, metteva il pilota automatico, metteva la sua squadra un po' chiusa in difesa, ripartenze, contropiede, il Milan dominava in quello stile di gioco. Stavolta il Milan ecco, ieri ho visto quel Milan dominante di cui c'è stato detto d'estate. Cioè, è chiaro che per fare quell'idea di calcio dominante devi avere dei giocatori che ad esempio corrono per 100 minuti. Ieri Leao ha corso per quanti sono 70 minuti, tutto il tempo è stato in campo. Ovviamente questo non avviene. Io sono d'accordo con Fonseca quando ha detto nel post partita è più facile preparare queste partite, ma intendeva mentalmente, non tatticamente, perché è chiaro che è più semplice incontrare un giocatore del Cagliari, del Monza o dell'Empoli rispetto a un giocatore o i giocatori del Real Madrid. Però cioè io credo che il Milan, qualora trovasse mai un equilibrio, qualora lo dovesse trovare, sarebbe una squadra da primissima fascia in Serie A. È chiaro che poi ti lascia dei dubbi, come dici tu, perché la domanda è: ma il Milan è quello di Parma o il Milan è quello di Milan-Venezia? Ma il Milan è quello di Lazio-Milan pieno di Firenze o è il Milan-Lecce? Ma il Milan è quello del derby o è quello di... ne potremmo fare mille di esempi. Ma il Milan è quello di ieri sera o no? Credo che la risposta sta in un lavoro cioè, la cosa particolare è che il Milan si sta avvicinando, la tendenza è che si sta avvicinando a quelle prestazioni là, quelle belle, perché se poi guardiamo le ultime, se non mi sbaglio, partite del Milan, il Milan vince con l'Udinese in inferiorità numerica per quasi tutta la partita e la vince bene. Il Milan perde in casa, il Milan vince col Bruges, il Milan perde a Firenze ma giocando bene e sbagliando 2 calci di rigore, perde con Napoli ma senza 7 uomini, ma tutti ci ricordiamo la bella prestazione del Milan. Forse la prestazione di Monza secondo me è stata quella là meno bella, ma forse era anche figlia di quella che era la preparazione a questa di partita. Insomma, la somma di tutto questo ha portato al fatto che il Milan oggi secondo me si deve godere questa serata. Proprio è stata una serata che io ho visto gente, sono qua a Madrid, sto per partire direzione Milano, ho visto gente felice, ho visto gente fiera, gente orgogliosa. Poi ti ripeto, non sono solo gli scudetti o le Champions League che vinci che ti rendono fiero. A volte il calcio ormai è così, basta un acquisto di mercato, basta una grande vittoria, basta una grande dichiarazione di un dirigente. Bene, ieri il Milan ha goduto perché questa vittoria ti darà energia e benzina. È chiaro che la devono trasformare adesso in campo, perché adesso devi vincere la prossima partita e così via e così via e così via. Peppe, io volevo chiederti se secondo te questa serata può aiutare un po' questo rapporto Fonseca-Leao di cui si è parlato tanto in questi ultimi giorni, forse anche troppo. No, secondo me troppo no. Cioè, Leao è il giocatore più forte del Milan, ma io faccio una domanda a voi, perché me la faccio anch'io, non perché sia maliziosa la domanda, ma siamo sicuri che Leao, determinante visto ieri, lo abbiamo visto per caso o è figlio di quella strategia legata alle panchine che gli ha fatto fare Fonseca? Cioè, io non lo so e non riesco a comprenderlo, però sicuramente è capitato dopo 3 panchine di fila in Serie A.
dove il ragazzo ovviamente era risentito, ieri aveva voglia di... Io che vivo il riscaldamento a bordo campo, ieri Leao non aveva un sorriso durante il riscaldamento, ieri Leao non ha lesinato uno scatto durante il riscaldamento. Poi voi mi direte, Peppe, anche se avesse giocato 10 partite di fila, la partita a Madrid lo avrebbe reso comunque così un po' più teso, e forse avete ragione voi. Però ieri ho visto un Leao non diverso, perché poi sarei un bugiardo dicendo sai, Leao ieri ha fatto fase difensiva. No, ieri Leao non ha fatto fase difensiva, ieri ha fatto Leao soprattutto la fase offensiva e l'ha fatta bene, però l'ho visto più partecipe proprio anche nel modo, nell'atteggiamento, no? Sapete a cosa mi riferisco, sapete anche voi, a volte Leao un po' svogliato, e invece lo vedevo in pressione, lo vedevo alternarsi con Morata al centro, lo vedevo partecipe di una manovra che ultimamente non è che non lo vedeva partecipe, si faceva il suo gioco, stava a sinistra, determinante, perché io non ci rinuncerei mai a uno come lui, però evidentemente c'era un'idea per portarlo nuovamente a buoni livelli. Peppe, ti faccio l'ultimissima domanda molto telegrafica. Il Milan sta riuscendo a rimettere, diciamo così, in piedi una sorta di spina dorsale centrale, ovvero Maignan, Ciao, Reinders e Fofana, Pulisic e Morata. Poi Sì. intorno ci costruisce il resto della squadra, a volte cambiando, ma più o meno questa inizia a essere la vera spina dorsale della squadra. Sì, senza dimenticare di Gabbia, che secondo me è il titolare, con tutto il rispetto per Tomori, che io stravedo per come gioca Tomori, ma oggi secondo me, se stessero tutti bene, giocherebbe Gabbia e Ciao in questo momento. Giocherebbero Gabbia e Ciao. Sì, il Milan, rispetto agli anni passati cosa c'è? C'è Gabbia che gioca, e quindi una novità. C'è la seconda novità che è Fofana, e la terza novità che è Pulisic tre quarti, e la quarta che è Morata. E già vedete che se su 10 giocatori di movimento 4 sono novità, vuol dire che qualcosa sta cambiando proprio anche a livello numerico. L'altro giorno, non so se in onda o fuori onda, Fonseca, quando si parlava di Napoli quando si parlava di Napoli e di Milan, mi diceva a volte è forse un po' più semplice cambiare in una squadra, cioè il Milan era arrivato secondo, ha cambiato un allenatore che era comunque da anni, che viveva dentro Milanello, e quindi era un pezzo all'interno, non era semplice cambiare. Io ribadisco sempre la solita metafora, stai con una donna o una donna sta con un uomo, hai una relazione di 4-5 anni, poi ti lasci, è normale che i primi tempi il pensiero va sempre lì, alle metodologie di allenamento, quindi fate la metafora chiaramente di vita, a quello che vivi, a quello che fai, solitamente cosa mangi, e proprio cambia tutto, e la tendenza dei pigri è di stare ovviamente legata alle idee del passato. È chiaro che va fatto un lavoro psicologico oltre che tecnico e tattico, e secondo me inizia pian piano a vedere dei frutti. Secondo me non è ancora finita, perché in tutto questo occorre che io abbia anche la dignità di dire che secondo me ieri il Real non ha fatto il Real, grandi i meriti del Milan, cioè il 90% dei meriti del Milan, ma il Real ieri proprio non era Real, non riusciva a giocare, anche perché il Milan non l'ha fatto giocare, però mi sono sembrati anche a livello atletico un po' più scarichi rispetto al Milan, nonostante arrivassero 10 giorni di stop. Però ripeto, guardiamo il lato rossonero, che è il lato che spesso raccontiamo, ed è stata una vittoria che secondo me cambia la vita di molti. Cioè, io sono un giocatore, ho vissuto questo inizio di stagione pessimo, negativo, particolare, vinco a Madrid, e come vinco io torno a casa e dico ma allora ce la posso fare, allora perché mi ritrovo al centro della classifica e non siamo là in alto, allora perché non arrivare tra le prime 8, cioè ti cambia qualcosa, ti sveglia, ti stimola, secondo me è quello che accadrà, sono convinto. Peppe, grazie ancora, Grazie, buon ritorno e alla prossima. Ciao. Ciao, grazie. Salutiamo Peppe Di Stefano che Stava tornando, si in sentiva. aeroporto, si